Ci volevano anche le battute del presidente brasiliano Bolsonaro sulla moglie del presidente Macron. Bolsonaro ha commentato su Facebook il post di un utente di nome Rodrigo Andreaca, che aveva pubblicato una foto di Brigitte Macron, di 66 anni, al fianco di un'immagine della moglie del presidente brasiliano Bolsonaro, Michelle, di 36 anni, dove c'era scritto in maniera, diciamo così, ironica: ora capite perché Macron perseguita Bolsonaro. E fra i commenti si poteva leggere proprio quello di Bolsonaro, o vogliamo credere del suo staff, dove dice: non umiliarlo, ah ah ah. Bolsonaro è stato estremamente rispettoso, ha sottolineato il presidente francese Macron durante una conferenza stampa, a margine del vertice del G7. Cosa posso dire? È triste. È triste soprattutto per le donne brasiliane. Credo che le donne brasiliane si vergognino di leggere quello che afferma il loro presidente. Penso che i brasiliani, che sono un grande popolo, si vergognino un po' di vedere questi comportamenti. Dato che ho molta amicizia e molto rispetto verso il popolo brasiliano, spero che abbia molto presto un presidente che sia alla loro altezza. Non è l'unico attacco di Bolsonaro a Macron. All'origine dei contrasti ci sono gli incendi nell'Amazzonia, per i quali sono sotto accusa le politiche attuate dal presidente brasiliano. Intanto Macron aveva annunciato che il G7 sbloccherà un aiuto d'emergenza di almeno 20 milioni di dollari da destinare alla lotta agli incendi, e ha anticipato che alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite sarà lanciata un'iniziativa per preservare l'Amazzonia. Ma Bolsonaro ha già chiarito che il Brasile rifiuta l'aiuto e su Twitter ha scritto: non possiamo accettare che un presidente, Macron, lanci attacchi irragionevoli e gratuiti sull'Amazzonia o nasconda le sue vere intenzioni dietro l'alleanza per salvare l'Amazzonia come se fossimo una colonia o una terra di nessuno. Allora, la prima cosa che mi viene da dire in maniera proprio spontanea è questa: ma presidente Bolsonaro, lei al momento non avrebbe cose più importanti, diciamo, di cui occuparsi, invece di stare lì a commentare in maniera offensiva, bigotta e per nulla diplomatica il post di uno ovviamente poco intelligente e senza altri argomenti, che mettere a confronto le mogli dei presidenti come se la loro bellezza possa simbolizzare il valore del marito? Diciamo che sarà pur vero che il presidente Bolsonaro non vuole che il suo paese, il Brasile, sia trattato come la terra di nessuno o tantomeno come una colonia, ma è anche vero che anche lui dalla sua parte non sembrerebbe che abbia la situazione sotto controllo. Ancora una volta queste vicende internazionali si stanno trasformando in una gara al massacro. Quando c'è Macron di mezzo, a tenere banco è la questione della moglie, Brigitte, di 66 anni, con 3 figli, professoressa di francese di Macron all'epoca in cui si innamorarono tra i banchi di scuola. Brigitte è stata bersaglio di commenti negativi per la grande differenza di età con il marito. Mentre vedere un politico sposato con una ragazza di 24 anni più giovane non desterebbe alcuna preoccupazione mediatica, anzi pioverebbero complimenti per l'ottima scelta, lo scenario contrario sta destabilizzando parecchio ed è caduto nel trappolone anche Corrado Anges, che si è lasciato andare ad un commento piuttosto trash sulla moglie di Macron, sollevando in diretta anche l'evidente disappunto del sociologo Mark Lazar, che ha bacchettato il giornalista dicendo: quello che io so, ha commentato Augias, è che questa strana relazione amorosa pare molto intensa, sincera e lunga. Ha garantito a Macron l'appoggio di molte donne francesi. Lui è amato anche per questo. Si potrebbe dire: c'è speranza per tutte. Vedremo se la moglie di Macron sarà un valore aggiunto per la questione politica oppure il bigottismo dei brasiliani, che pure hanno sopportato scandali ben peggiori, avrà la meglio. Sta di fatto che rimangono commenti che chi è veramente uno statista di spessore, così come professa di essere il presidente Bolsonaro, dovrebbe avere altri argomenti per attaccare il suo omonimo di un'altra nazione, o chiunque altro non la pensi come lui.
Ma noi rimaniamo civili e ci limitiamo a dirgli di mostrare le sue capacità più prima che dopo possibilmente, in quanto la strage dell'Amazzonia non è di interesse solo dei brasiliani, ma del mondo intero. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!